Signore e signori, a voi tutti buonasera. Il saluto è esteso agli ascoltatori della Svizzera italiana, anch'essa collegata col Palasport di Roma. I protagonisti della serata, vale a dire Nino Benvenuti e Carlos Monzon, sono già saliti sul ring e tra poco assisteremo ai preliminari in vista del match mondiale per il titolo dei medi. A poco meno di un anno Nino Benvenuti torna sul ring del Palazzo dello Sport di Roma per difendere così il titolo mondiale. Allora avversario del triestino fu il cubano Luis Rodriguez, questa sera la volta dell'argentino Carlos Monzon. Sul ring poco fa sono saliti altri pugili di gran valore come Bruno Arcari, campione del mondo dei superleggeri, che una settimana fa ha difeso vittoriosamente il titolo dall'assalto di Diaz. Avete visto il saluto di Benvenuti ed ora vedete sulla sinistra Carlos Monzon. Nella storia del mondiale dei medi è il primo confronto italo-argentino, mentre osservate ora l'arbitro tedesco Rudolf Drust, che al suo esordio nell'arbitraggio mondiale ma ha già diretto 3 incontri europei, vale a dire Arcari e Desrea. Osservate frattanto la moglie di Benvenuti che sta cercando di rivolgere un saluto diretto al marito. Ha arbitrato anche Drust, Zurlo, Benelli e Box McCarthy. Ecco, sentite l'inno tedesco appunto per l'arbitro Drust, che non è giudice unico in quanto il verdetto verrà formulato da una terna composta dall'arbitro Drust e dai giudici il francese Gondré, che fu nella giuria anche di Benvenuti Bettea, e dello svizzero Le Chaux. Carlos Monzon è il primo argentino a tentare la conquista del titolo mondiale dei medi. L'Argentina vanta comunque 2 campioni del mondo del passato nella categoria dei moschi, con Pascual Perez nel 52 e Orazio a cavallo, che è ben noto anche in Italia. Ecco, ora ascoltate l'inno argentino. Ecco, vedete il pugile argentino è coperto dalla bandiera, sulla sua destra è il manager Brusa e poi ancora sulla sinistra del teleschermo Menno, un altro pugile argentino che svolge attività in prevalenza in Europa, anche in Italia, e che ha assecondato Monzon nella fase di rifinitura dell'allenamento. Ecco l'angolo di Benvenuti con l'allenatore Al Silvani. I 2 pugili compiono degli sforzi notevoli per sorridere, per manifestare indifferenza, ma è chiaro che in questo momento sono estremamente tesi per il difficile impegno che li attende. Per Benvenuti si tratta dell'11° combattimento per un titolo mondiale, 3 ne ha disputati nella categoria dei medi junior, 7 nei medi. Per Monzon invece, come abbiamo detto, è la prima grande occasione a lungo inseguita. Da quando ha riconquistato il titolo contro Griffith nel marzo del 68, Benvenuti lo ha difeso contro Fulmer, Scott, Rodriguez e Bettea. Affronta questa volta un avversario che ha delle doti particolari, è intanto più alto di Benvenuti, fatto piuttosto inconsueto. Lui, non è vero, ha incontrato pugili più alti di lui, in particolare Gutierrez, e nella categoria dei medio massimi Morales, ma nella difesa del titolo si è sempre trovato di fronte avversari che erano di statura inferiore alla sua. Al pugile ambedue hanno accusato 72.500, il limite della categoria è 72.574. Carlos Monzon è campione argentino e sudamericano, a 28 anni, 4 meno di Nino Benvenuti. Egli vanta un record assai significativo, anche se sul suo record non figurano nomi di grande prestigio, salvo alcuni come Jorge Fernandez, da lui battuti per la conquista del titolo sudamericano, Tito Marshall, Doug Huntley, conosciuto in Italia, Charlie Austin, altro pugile conosciuto in Italia, poi Johnny Brooks, Harold Richardson e Eddie Pace, che certamente è l'avversario di maggiore rilievo incontrato dall'argentino. I giornali hanno ampiamente illustrato l'avvenimento. Saprete tutti che il pugile Monzon, ora inquadrato, possiede nel destro l'arma più pericolosa, anche se sul piano umano non presenta particolari risvolti. Ha avuto l'avvio in questo istante il match, sulla distanza naturalmente delle 15 riprese.
cerca di dare subito un'impronta personale al combattimento. Avete visto che Nino Benvenuti ha sparato il suo gancio sinistro, andato tuttavia a vuoto. Ambedue i pugili danno la sensazione di essere un po' tesi e naturale nella fase di avvio. Un destro di Monzon ha raggiunto Nino Benvenuti che lo ha parzialmente bloccato. Ancora il destro di Monzon, raggiunge il bersaglio. Suona il gong che conclude la prima ripresa, una ripresa sostanzialmente equilibrata, e Carlo Monzon, avete visto, ancora non ha apertamente scoperto le sue carte. La sua personalità stilistica è apparsa indecifrabile sia nell'allenamento che nella visione dei film, mentre ora rivediamo, ecco il destro che ha colpito Benvenuti, il quale naturalmente cerca poi di stoppare l'azione dell'avversario per impedirgli di cogliere ulteriori risultati. Dicevamo che Carlo Monzon ha delle caratteristiche che alla fine sono risultate contraddittorie e non è certamente possibile valutarle in base ad un allenamento, come neppure dalla visione di un film. Certamente Monzon esprimerà tutto il suo sapere pugilistico questa sera e quindi soltanto questa sera verrà svelato il mistero. Frattanto ha confermato una cosa, e cioè la potenza e la pericolosità del suo destro. Abbiamo visto però un Benvenuti ottimamente preparato, molto mobile, sul pronto, e lo vediamo anche aggressivo. Avete visto che ha attaccato il campione del mondo immediatamente. Anche il gancio sinistro di Monzon è assai insidioso. È certamente non troppo mobile sulle gambe Carlo Monzon, ma i suoi colpi partono veloci e saettanti. Avete visto che questa volta nell'attacco, nell'offensiva, Monzon si è quasi preparato, ha caricato vistosamente il colpo, dando modo a Benvenuti di intuirlo.
seconda ripresa, anch'essa sostanzialmente equilibrata, ma queste fasi d'avvio hanno dimostrato che il compito di Benvenuti non è dei più agevoli. Monzon, per quanto non stilisticamente perfetto, possiede l'arma pericolosa nel destro, ma abbiamo visto anche nel gancio sinistro. È un uomo insidioso, solido, che picchia con potenza e con grande determinazione. Certamente non è quello che si dice un uomo da grande spettacolo, ma è un pugile estremamente efficiente, e avete visto che Benvenuti deve fare spesso ricorso alle risorse del mestiere per bloccarne l'iniziativa. Ecco, rivediamo una fase in cui Benvenuti cerca di tamponare l'offensiva di Monzon. 6 minuti di lotta hanno già dimostrato che Monzon meritava pienamente il ruolo di sfidante al campionato del mondo e ha dimostrato di valere molto più di quanto non fosse dato sapere. E questa comunque è la terza ripresa. Anche se non ortodosso, avete visto il destro di Monzon, scatta pericoloso e Benvenuti lo ha evitato ora con un paio di schivate. Avete visto in questa fase di attacco Monzon manifesta apertamente le sue intenzioni. Ciò non toglie comunque che quando i colpi partono risultino poi assai pericolosi. E dobbiamo aggiungere inoltre che il suo repertorio poi non è così modesto come può sembrare, perché in effetti ha portato diretti, ganci e anche qualche montante. Si conclude anche la terza ripresa, che ha sottolineato praticamente quanto già detto, ha sottolineato la pericolosità di Monzon, anche una sua notevole dote di esperienza. Avete visto che Nino Benvenuti deve fare ricorso a tutte le sue risorse per poterne frenare l'irruenza e anche la pericolosità. Quindi il Monzon che stiamo vedendo è assai più pericoloso di quanto non fosse dato credere, e le sue quotazioni sono certamente salite alla luce di quanto ha già fatto vedere. Ecco, rivediamo alcune fasi e avete visto i suoi colpi, per quanto si possono intuire, sono assai veloci, e Nino Benvenuti deve proteggersi con le braccia per bloccarli, deve spostarsi all'indietro per evitarne gli effetti. Quarta ripresa, round 4.
Si inizia la quarta ripresa. Scocca anche il jab sinistro a ripetizione Monzon. E poi mette a segno un destro che Nino incassa con disinvoltura, essendosi prontamente riportato indietro. Ora vediamo che è Monzon che cerca di assumere l'iniziativa, praticamente l'ha sottratta a Nino Benvenuti, che aveva iniziato il combattimento portandosi all'attacco. Il gancio di Benvenuti che è stato parzialmente bloccato col guantone da Monzon. Chiaramente ha fatto intuire la sua intenzione offensiva Monzon e Benvenuti, avete visto, è riuscito a bloccarla sul nascere. Le prime riprese sono anche le più difficili naturalmente per Benvenuti, che deve temere i colpi forti dell'argentino e deve in particolare studiarne un po' il tipo di pugilato. Manifesta qualche nervosismo il campione. Si conclude anche la quarta ripresa con Monzon che è riuscito probabilmente a strappare un leggero margine di vantaggio. Abbiamo detto che dopo le prime 2-3 riprese, nelle quali Benvenuto era riuscito a tenere in pugno il combattimento o perlomeno a prendere l'iniziativa, ecco, vedete Monzon che con un destro sposta Benvenuti. È stato quel destro che tuttavia non ha lasciato la minima traccia, proprio perché Benvenuti è riuscito ad ammortizzare la pericolosità del colpo con un pronto spostamento all'indietro. È stata una fortuna che Nino Benvenuti abbia intuito la partenza del colpo, in quanto ha potuto neutralizzarne l'effetto. Ecco Nino all'angolo, nella ripresa che si è conclusa, come abbiamo detto, è stato costretto a subire un po' l'iniziativa di Monzon, che si è fatto più intraprendente e più sicuro. Dicevamo che queste prime riprese sono le più difficili o dovrebbero risultare le più difficili per Nino Benvenuti, che appare un po' nervoso, si trova un po' a disagio con un pugile che è più alto di lui e che effettivamente dimostra delle doti forse insospettate. Ed eccoci alla quinta ripresa. Benvenuti naturalmente evita la box a corta distanza come sua abitudine e per attuare questo suo piano ricorre a delle tenute che del resto sono tollerate e sono il bagaglio
naturale di ogni campione. Benvenuti ora ha compiuto una splendida azione, cioè ha annullato un colpo dell'avversario ed è prontamente rientrato. È un po' la tendenza di Monzon, quella di combattere a testa bassa quando incalza l'avversario. Nino Benvenuti cerca di colpirlo d'incontro, avete visto? Mancano poco più di 30 secondi al termine di questa quinta ripresa. Ancora il sinistro d'incontro di Benvenuti, che tocca nuovamente, sia pure con minore incisività. Ancora Benvenuti ha raggiunto il bersaglio. Si tratta di colpi isolati, come del resto è nel suo stile. E non è escluso che con questa serie di sinistri a ripetizioni Benvenuti sia riuscito a pareggiare il leggero vantaggio che poteva vantare Monzon nella precedente ripresa. Ecco, rivediamo la fase del combattimento che ha visto Benvenuti mettere a segno un sinistro sia pure non troppo incisivo. Il pubblico incita a gran voce il campione. Si tratta di un match assai difficile, già lo abbiamo sottolineato. La personalità stilistica di Monzon è emersa interamente qui e tutte le perplessità che aveva suscitato il suo allenamento nella palestra evidentemente sono state prontamente fugate da una visione realistica delle sue qualità. Il match quindi presenta avvincenti interrogativi nel suo proseguo e questa è la sesta ripresa e il compito di Benvenuti non è dei più agevoli. Cambio di colpi, anche Monzon si era messo in evidenza con uno spostamento e un rientro di Montante. Ora è la volta di Benvenuti che ripete lo stesso colpo. Noterete che Monzon appare un po' rigido sul tronco, ma è saldamente piantato sul ring nel tipico atteggiamento dei picchiatori. Un richiamo dell'arbitro Drast rivolto a Monzon, che nelle fasi ravvicinate adopera la spalla. Ma anche questo è un peccato, possiamo dire, veniale.
perché anche Benvenuti mette sulla bilancia le risorse del suo notevolissimo mestiere. Ora incappa Benvenuti in un gancio sinistro, è prontissimo a replicare l'argentino. Cerca di rendersi molto attivo a distanza ravvicinata Carlo Monzon. Nino glielo impedisce e dimostra in effetti qualche sintomo di nervosismo. Si è conclusa la sesta ripresa. Una ripresa della quale ora vediamo qualche fase saliente. Ecco il destro di Benvenuti, doppiato da una serie di ganci, e poi, come sua abitudine, Nino Benvenuti chiude completamente le distanze per evitare la replica. È una caratteristica di Nino Benvenuti quella di attaccare, di mettere a segno un paio di colpi e chiudere immediatamente le distanze per evitare la risposta dell'avversario. Anche questa ripresa è stata sostanzialmente di equilibrio. Ecco, rivediamo ora però il gancio sinistro messo a segno da Monzon, che ha in definitiva riequilibrato le sorti di questa ripresa. Match quindi ancora tutto da scoprire, tutto da vedere. Per la prima volta Monzon affronta la distanza delle 15 riprese, fatto piuttosto abituale per Benvenuti. Questo dovrebbe favorirlo appunto nell'epilogo del match, sempre che sia nelle condizioni eccellenti di fondo atletico, per mantenere una cadenza piuttosto sostenuta come quella che è stata impressa al match sin dall'inizio. E questa è la settima ripresa. Anche a distanza ravvicinata mette a segno un paio di colpi Monzon. In questa fase Nino Benvenuti aveva cercato il colpo d'incontro su uno sbilanciamento dell'avversario e poi mette un durissimo gancio al bersaglio grosso Nino Benvenuti. Un avvertimento dell'arbitro Drost a Benvenuti, che si è girato su se stesso. Incalza pericolosamente Monzon, che possiamo dire ha fatta sua nettamente questa ripresa.
Suona il gong della settima ripresa ed è un gong che salva Nino Benvenuti da una situazione piuttosto intricata. Avete visto, ha preso decisamente le redini del combattimento ed ha messo a segno una serie di colpi assai pericolosi. Ecco, rivediamo alcune fasi. Nino Benvenuti è apparso frastornato, un po' intimidito dalla pericolosità, dall'incisività dell'azione di Monzon. Abbiamo già espresso il parere sul valore di questo pugile che, contrariamente a quanto era stato detto e riferito, possiede tutti i colpi, si tratta di colpi incisivi e bisogna anche dire che non commette neppure ingenuità. Fino a questo momento non si è lasciato mai pescare e Benvenuti raramente ha trovato lo spiraglio aperto per cercare di mettere a segno la sua botta preferita, il gancio sinistro, che tamponasse in qualche modo l'aggressività dell'argentino. L'argentino ora si trova in vantaggio forse di un paio di punti. Incisivo doppietta di Benvenuti di sinistro. Il minuto di riposo ha dato la possibilità al campione di un pronto recupero. Ora ha tentato un colpo al bersaglio grosso Monzon con il suo destro. Probabilmente la preoccupazione di evitare il destro fa sì che Nino Benvenuti poi incappi abbastanza spesso anche nel sinistro diretto di Monzon, che ora ha tentato un gancio sinistro intuito da Benvenuti con una schivata. Appare anche evidente che Monzon non è pugile a cui lasciare l'iniziativa. Ed ecco, da maggiore incisività Nino Benvenuti alla sua azione. Mentre suona il gong di questa ottava ripresa, che ha visto praticamente un Benvenuti ritornare nel pieno possesso del suo vigore. Ha avuto una settima ripresa piuttosto bruttina, il minuto di riposo gli ha consentito di recuperare le energie e di riportarsi pienamente in equilibrio. Anzi, sul finale di questa ripresa avete visto che Nino Benvenuti ha avuto la possibilità di rendersi pericoloso e di mettere a segno un paio di colpi di eccellente bravura. Ecco, rivediamoli. Ecco il destro che, seppure schivato, è giunto a segno. Ecco ancora un sinistro che Monzon è riuscito parzialmente a neutralizzare spostandosi sulle corde. Tra poco all'inizio la
nona ripresa. Nino Benvenuti è già in piedi, dobbiamo dire che è perfettamente preparato dal punto di vista atletico, è molto mobile, molto vivace, ma certamente si trova di fronte ad un avversario assai temibile, assai pericoloso, che oltre alla potenza della quale si era già a conoscenza, possiede anche del talento non trascurabile. Vedete che Monzon non concede assolutamente nulla, mantiene sempre una cadenza che, pur non essendo forsennata, è una cadenza continua, assidua. Ora sarà stato Benvenuti a colpire il bersaglio con precisione. Eccellente questo colpo doppiato di Benvenuti, per replica poi del sinistro. Un colpo di incontro sbilancia l'argentino. Che vedete possiede anche buone doti difensive. Che conclude la nona ripresa. A nostro giudizio Benvenuti è riuscito a strappare un leggerissimo margine, ma si tratta naturalmente di una valutazione del tutto personale. Ecco, rivediamo alcune fasi di questa nona ripresa. Avete visto il tentativo di destro, l'aggancio di Nino Benvenuti, che è andato a vuoto su pronta schivata dell'argentino. Anche sulle qualità difensive di Monzon erano state avanzate delle riserve in fase di presentazione del match, ma alla prova dei fatti l'argentino dimostra invece di difendersi molto bene, sia con schivate sia con bloccaggi. Il match comunque è ancora apertissimo. Vediamo Nino Benvenuti fresco di energia prendere subito il centro del ring quando si inizia la 10ª ripresa. Colpo involontario al di sotto della cintura e l'arbitro Grosso lo fa subito rilevare.
lancia con un sinistro Monzon. Dicevamo che la freschezza atletica può avere un ruolo decisivo. Ma Monzon non dimostra nessun sintomo di cedimento ed è in grado di replicare e reagire prontamente a qualsiasi iniziativa offensiva di Benvenuti. Di avvincenti alternative in questa decima ripresa che si conclude. Monzon aveva messo a suo vantaggio una serie di colpi al bersaglio grosso nella fase centrale della ripresa, che poi Nino Benvenuti ha praticamente pareggiato con un finale a suo vantaggio. Ecco, vedete ancora una fase ripetuta di questa decima ripresa. Nino Benvenuti tocca col destro ma viene a sua volta raggiunto dal destro di Monzon, che poi insiste con il sinistro. Questa è la fase favorevole a Monzon, che è estremamente pericoloso, lucidissimo, e lo vedete sempre sistema. Ecco, avete visto il gancio doppio di Nino Benvenuti messo a segno nella fase conclusiva della decima ripresa. Ed ecco l'11ª ripresa. Vedete Monzon sempre in grado di battere colpo su colpo. Al termine dell'11ª ripresa.
vedete avvincente. Assai pericoloso, ha raggiunto Nino le corde, che poi si ripaga con un gancio sinistro, tenta di ripetere il colpo, ma come già saprete Monzon mai nella sua carriera ha conosciuto il knockdown, mentre Benvenuti viene investito da una serie di colpi. Anche dopo il gong Monzon inavvertitamente ha seguitato a colpire. Una ripresa quindi difficile per Benvenuti, questa 11ª. Ecco, ora cercheremo di rivedere la fase più significativa. Benvenuti ha incassato un destro assai pericoloso, eccolo, Nino si è sbandato, ha replicato e poi nella fase successiva è riuscito a mettere a segno a sua volta il gancio sinistro. Ecco Carlos Monzon, per nulla è scalfita la sua vigoria, la sua tenacia. Il pugile argentino è estremamente pericoloso e avete visto che in questa ripresa che si è conclusa è riuscito a ribattere colpo su colpo, anzi senz'altro ad assumere l'iniziativa del match, aggiudicandosi la ripresa, e questa è la 12ª ripresa del combattimento. Vedete che non concede tregua Monzon. Se Benvenuti resta sui colpi, l'Argentina è pronta a reagire. Allora Benvenuti viene colpito da un destro all'angolo, vediamo Benvenuti a terra tentare disperatamente di rialzarsi, non è in grado di combattere, crolla nuovamente e viviamo tutti interamente il dramma di Nino Benvenuti, fulminato da un destro al suo angolo alla 12ª ripresa. Il dramma di Nino Benvenuti stava purtroppo maturando nel corso delle riprese ed è esploso clamorosamente in questa immagine che ora rivediamo. Già nettamente in difficoltà Benvenuti è stato inseguito, si è rifugiato all'angolo, eccolo vediamo, ed ora raggiunto in pieno, fulminato da un destro alla mascella, si è inginocchiato all'angolo ed ecco l'immagine angosciosa del campione battuto. Purtroppo, come avevamo già detto, il dramma di Benvenuti era maturato sin dalle prime riprese
era maturato in virtù non già delle sue lacune, ma dell'estrema decisione, della determinatezza di Carlos Monzón. Ecco ancora una volta ripetuta la drammatica scena che ha gettato nell'angoscia il pubblico del Palazzo dello Sport. Ma dobbiamo dire che Benvenuti si è dovuto inchinare ad un campione che lo ha battuto nettamente. Avete visto la volontà, un'altra scena che sottolinea il coraggio di Benvenuti, che ormai si affidava esclusivamente al suo orgoglio, che lo spingeva a ritornare sul ring quando ormai le forze non lo soccorrevano più e lo avevano costretto a ripiegare sulla corda. Nino Benvenuti perde così la corona mondiale ad opera dell'argentino Monzón, che è il primo campione mondiale argentino dei medi. Una vittoria limpida, chiara, avete visto. Tutte le riserve avanzate alla vigilia sono state spazzate via inesorabilmente da una prova maiuscola. Meritava la chance Carlos Monzón e lo ha ampiamente dimostrato. Non si è trattato di un colpo fortunoso, non si è trattato di un colpo portato, come si suol dire, alla disperata, ma è stato il frutto di una superiorità espressa gradualmente nel corso delle riprese. Nino Benvenuti si è battuto con tutto il coraggio, con la forza, con l'orgoglio che gli sono abituali, ha reagito anche con bravura, ma si è trovato di fronte un avversario irriducibile che i suoi colpi per nulla intimorivano, che i suoi colpi per nulla riuscivano a frenare. Avete visto che pur non possedendo una cadenza straordinaria, Carlos Monzón macinava costantemente l'avversario, lo aggrediva ripetutamente, salvo che nella prima, seconda e forse terza ripresa è stato Carlos Monzón che ha assunto l'iniziativa del combattimento. Egli ha dimostrato anche bravura, anche mestiere nella difesa. Abbiamo via via sottolineato le sue qualità nel corso delle riprese. Ecco lo sfortunato campione che ha ceduto le armi di fronte a un avversario più bravo di lui, perlomeno questa sera. Si era preparato bene Benvenuto, lo abbiamo visto che era molto mobile, cercava di spostarsi, ha cercato anche di arginare l'irruenza dell'argentino, ma non v'è riuscito perché l'azione di Monzón era sistematicamente più incisiva. Il repertorio di Monzón dunque non risiedeva soltanto nel suo destro, ma la minaccia veniva un po' dovunque, dai suoi sinistri, dai suoi ganci e anche dai montanti. Avete visto anche la notevole bravura di Monzón a distanza ravvicinata, specie nelle ultime riprese, quando Nino Benvenuti naturalmente non possedeva più la freschezza che gli avrebbe consentito di spostarsi, di allontanarsi dal bersaglio e dall'avversario. E abbiamo visto in quell'occasione Monzón colpire ripetutamente al fianco il campione, ne ha fiaccato la resistenza, mentre praticamente i colpi di Nino non hanno mai scalfito quella di Monzón. Dobbiamo dire che Monzón, per quanto ha fatto vedere questa sera, è un degno campione del mondo. Nino Benvenuti dichiarò una volta che avrebbe ceduto il titolo soltanto sul ring a un campione che lo avesse meritato. È questa l'occasione purtroppo per lui, ma Nino Benvenuti stesso dovrà riconoscere che nulla ha concesso all'avversario. Monzón si è dimostrato veramente all'altezza della situazione. È stato un po' doloroso questo episodio, ma il pubblico italiano ha sportivamente accettato un verdetto del resto limpidissimo. Ci appare assai difficile, probabilmente impietoso, avere ora al microfono Nino Benvenuti in un momento di profonda angoscia e amarezza per lui. Egli certamente esce battuto, ma col capo alto, perché ha difeso le sue chance e ha dovuto inchinarsi soltanto ad un campione che perlomeno, ripetiamo, questa sera lo ha sovrastato in incisività di azioni e dobbiamo dire in potenza.
Torneremo naturalmente su questo drammatico incontro e con questa immagine, signore e signori, concludiamo il nostro collegamento diretto dal Palazzo dello Sport di Roma, dove Nino Benvenuti ha perduto la corona mondiale dei media ad opera dell'argentino Carlos Monzón, vittorioso per knockout all'11° tempo. Signore e signori, a voi tutti